Immaginate qui sopra la vostra bella dipendenza, che sia il fumo, il cibo, la relazione, l'acquisto compulsivo, la focaccia. È stata una di quelle cose scritte nel mio gruppo, la focaccia. Siete mai stati in Liguria? Avete assaggiato la focaccia? Ecco. È difficile. Quindi le dipendenze mettono l'io in scacco. In che modo? Ricordiamo, la dipendenza è sempre in qualche modo un fattore del mondo esterno, cioè un fattore sul quale io non ho alcun controllo, se non marginale. La focaccia la posso comprare, però magari quel giorno la voglio, vado davanti alla focacceria ed è chiusa. Disastro, disastro. Scusate, avevo promesso di essere indolore, lo sapevo, non ci sono riuscito. Allora, quindi le dipendenze, se si realizzano, riesco a comprare la focaccia, riesco a fumarmi una sigaretta, posso stare con quella persona, farmi ricevere quell'apprezzamento, io sto bene, oppure neutro. Se non riesco a realizzarla, ecco, io sto male, provo un'emozione negativa. Quindi in simboli Aleph l'emozione è prigioniera, è dipendente dal mondo esterno. Matematico, no? Chiaro? Come ci ha detto più volte Mauro, non ha parlato di dipendenza, ha detto sì, perché le dipendenze sono un sintomo. Inutile stare lì a discutere, ma tu che sintomo hai, no? Andiamo direttamente alla radice. Cosa ha fatto Mauro? Ha fatto questo nuovo simbolo, il modello base. Genitore, figlio, hanno una relazione, per esempio, parliamo dell'ego del genitore. Abbiamo per esempio una relazione oppressiva, questo fa sì che io poi imparo a opprimere una parte interna. Come si scioglie? Migliorando questa relazione qui. Insegnando all'io come ci si relaziona con la parte. Ecco, quando questa relazione non funziona, questi sono i sintomi. Cioè la parte piccola che ha un bisogno, un valore animico, deve soddisfare questo bisogno con qualcosa di esterno. E quindi questo bisogno si perverte e diventa un bisogno egoico. Adesso vi faccio capire meglio. Questi bisogni cambiano. Viene sublimato, ovvero se io qui ho bisogno di amore, di affetto, di tenerezza, mi fumo una sigaretta. Cioccolatino mi suggeriscono. È lei quindi che va a cercare quella relazione, che va a vedere sul telefono se quella persona mi ha scritto, che va a cercare quella sigaretta, che va a cercare quel cibo in più, quella bevanda in più, va a fare quell'acquisto compulsivo. Non sono io, la mia anima, questo lo intuivate. È la parte piccola che cerca di ottenere ciò che l'io non gli dà. E il lavoro che state facendo appunto è di individuare, ma qual è questo bisogno, questo valore, di cosa vuole questa parte piccola? E spesso ve ne accorgerete, oppure ve ne siete già accorti, c'è una sofferenza qui. Una parte depressa, compiace per ottenere l'approvazione dagli altri, l'amore dagli altri. Il bisogno di base è o non è buono? Voglio una relazione, voglio relazioni d'amore. La strategia non funziona e quindi soffre.
Ecco, quello che farete nei sottogruppi e che facciamo continuamente qui è il modello base. Quindi l'io si riprende a carico questa parte piccola ed è lui che impara a dare alla parte piccola quello che noi non abbiamo ricevuto. Mio padre mi giudicava, non ho ottenuto sostegno, approvazione, incoraggiamento, bene, la mia cura è imparare io a generare quella cosa dentro di me. Un tempo chiamavamo questa cosa in Aleph, Maur la chiamava sovranità emotiva. Faceva un parallelismo con la sovranità economica, no? Emettere tutta la moneta di cui ho bisogno. Ecco, io emetto tutte le qualità di cui ho bisogno, di cui le mie parti piccole hanno bisogno. Le parti piccole le riconosciamo perché si manifestano con le passioni tristi in genere. Cioè, quando realizzano la dipendenza, tutto a posto, stanno più o meno bene, o neutre o proprio bene, contente. Quando non la realizzano, passioni tristi, quindi rabbia, paura, mi sono scordato in un secondo il simbolo della paura, ecco, e tristezza, le passioni tristi. Quindi se farete il lavoro di incontrarle, troverete queste emozioni.